Ciao a tutti amici di Solfatara News e benvenuti anche oggi sul nostro canale. Un ringraziamento sincero a chi ci segue ogni giorno e a tutti coloro che stanno contribuendo alla raccolta fondi per il nuovo drone termico, che ormai è diventata una priorità assoluta. Senza strumenti più avanzati non potremo più limitarci a raccontare. Dobbiamo dimostrare con dati scientifici e immagini termiche quello che sta realmente accadendo sotto i nostri piedi. E se è la prima volta che capitate qui, iscrivetevi subito e attivate la campanella. Perché ciò che sta succedendo ai Campi Flegrei non è un fenomeno locale, ma un segnale che il mondo intero deve osservare con attenzione. Nelle ultime ore abbiamo registrato un nuovo sciame sismico, iniziato nel pomeriggio di ieri intorno alle 16, subito dopo la fine di quello precedente. È durato fino a notte inoltrata, con 26 scosse in circa 14 ore, con magnitudo comprese tra 0,0 e 2,5. Gli epicentri si sono concentrati tra Pozzuoli, Agnano e Solfatara e tutto indica un chiaro aumento della pressione e del sollevamento del suolo. La caldera continua a muoversi e questi movimenti non sono casuali, sono segni di una crescente instabilità nel sistema vulcanico. E stamattina, poche ore dopo la fine dello sciame, abbiamo fatto alzare i nostri droni per osservare i punti più caldi della caldera. Quello che abbiamo visto è preoccupante. Nella zona della fumarola Pisciarelli l'attività è aumentata in modo evidente. Le fumarole storiche, che negli ultimi anni sembravano quasi spente, adesso emettono gas con forza. Il terreno è saturo di vapore, le rocce sono umide e scottanti e in alcuni punti il suolo sembra respirare. Le temperature sono salite e i bollettini dell'INGV confermano un incremento del degassamento e della temperatura fumarolica. Ed è proprio qui che il nuovo drone termico potrà fare la differenza. Ci permetterà di misurare ogni giorno, con precisione scientifica, le variazioni di temperatura, di rilevare anche i minimi cambiamenti nelle aree più attive e di mostrarli a tutti voi in tempo reale. Sarà uno strumento decisivo per documentare con dati oggettivi l'aumento di calore e la pressione che si accumula nel sottosuolo. Chi ci sostiene nella raccolta fondi sta partecipando concretamente alla sicurezza del territorio. Ogni contributo aiuta a trasformare le nostre osservazioni in prove scientifiche. Ma torniamo a ciò che sta accadendo. L'aumento di temperatura e di gas è sempre seguito da una fase di rilascio sismico. Lo abbiamo visto ieri e continuerà a succedere. Ogni scossa, anche lieve, indebolisce gli edifici già segnati da microfratture. La situazione è seria. Basta un evento un po' più forte per causare crolli localizzati, soprattutto in case non rinforzate o già lesionate dai precedenti sciami. E non si tratta di allarmismo, ma di prevenzione e consapevolezza. Ogni segnale che la Terra ci manda deve essere ascoltato. Purtroppo, invece, si tende ancora a minimizzare. Molti cittadini si stanno abituando ai tremori quotidiani, ma l'abitudine è il pericolo più grande, perché ci fa dimenticare che viviamo sopra una caldera attiva e in continua evoluzione. Nel cratere della Solfatara la situazione non è migliore. Il degassamento è intensissimo, le emissioni di vapore si alzano da ogni direzione e perfino le parti più alte della caldera stanno iniziando a fumare. In alcune aree il suolo mostra segni di rigonfiamento e di riscaldamento evidente e i droni hanno rilevato colonne di gas che si spostano con il vento e si disperdono lentamente nell'atmosfera. Segno che il vulcano sta respirando con forza, spingendo gas caldi e vapore verso la superficie. E vogliamo tornare su via Antiniana, una zona che ormai monitoriamo da settimane. Il manto stradale mostra bolle, fessure e deformazioni, dovute con ogni probabilità all'aumento di calore proveniente dal sottosuolo. Questa mattina abbiamo effettuato un sopralluogo, ma la strada era molto trafficata, piena di camion e auto. Non abbiamo potuto filmare in sicurezza, ma vi assicuriamo che il terreno era bollente e fumante. Dalle crepe usciva vapore visibile. Una scena che documenteremo nei prossimi video, perché quella zona resta altamente instabile e potenzialmente pericolosa. Noi di Solfatara News continueremo a fare quello che pochi hanno il coraggio di fare: monitorare, denunciare e informare. Ogni giorno, con i nostri droni, cerchiamo di raccontare la verità dei Campi Flegrei, non per creare panico, ma per risvegliare la consapevolezza. La caldera è viva, il terreno si muove, la pressione cresce. E chi finge che tutto sia normale sta solo perdendo tempo prezioso. Condividete questo video
Aiutateci a diffondere la realtà dei fatti e, se potete, partecipate alla raccolta fondi per il drone termico. Ogni contributo ci permette di vedere meglio, di misurare meglio e di raccontare con prove concrete ciò che gli occhi da soli non bastano più a mostrare. Solo una popolazione informata può pretendere sicurezza e decisioni responsabili. Noi continueremo giorno dopo giorno a raccontarvi quello che il vulcano sta davvero cercando di dirci.